Ciao, benvenuto o bentornato sul mio canale. Congiuntivo o indicativo? Sei sicuro di sapere quando si usa un modo verbale e quando si usa l'altro? Questa è una delle domande che affliggono di più gli studenti di italiano. Sono sicuro che questa lezione chiarirà molti tuoi dubbi sull'uso del congiuntivo. Quindi resta qui fino alla fine. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono queste lezioni e le trovi utili per il tuo apprendimento dell'italiano, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Oggi ti propongo un quiz di 12 frasi. Dovrai completare gli spazi coniugando i verbi all'indicativo presente o al congiuntivo presente. Facile, no? Sono solo due tempi verbali. La parte difficile del quiz, oltre alla scelta tra indicativo presente e congiuntivo presente, è che non ci saranno risposte multiple, quindi dovrai pensare tu alla coniugazione del verbo. Lo so, a volte questo rende l'esercizio più difficile, ma credo che sia molto più efficace per l'apprendimento. Iniziamo subito con la prima domanda. Non penso che questa una buona idea. Secondo me, Luca, ascoltare i nostri consigli. Non penso che questa sia una buona idea. Secondo me, Luca deve ascoltare i nostri consigli. Nella prima parte della frase ho usato il congiuntivo presente, perché il verbo essere è introdotto dalla frase non penso che. Quando nella frase principale abbiamo verbi come pensare, credere, generalmente usiamo il congiuntivo nella frase subordinata. Nel secondo caso, invece, ho usato il presente dell'indicativo. Secondo me Luca deve ascoltare. Anche in questa frase sto esprimendo un'opinione personale, ma secondo me non vuole il congiuntivo. Seconda frase. Mi sembra che Alice ultimamente un po' troppo stressata. Probabilmente bisogno di una vacanza. Mi sembra che Alice ultimamente sia un po' troppo stressata. Probabilmente ha bisogno di una vacanza. Nel primo caso ho usato il congiuntivo presente, perché quando abbiamo il verbo sembrare nella frase principale, di solito usiamo il congiuntivo nella frase subordinata. Per la seconda parte, invece, ho coniugato il verbo avere al presente dell'indicativo, perché l'avverbio probabilmente non vuole il congiuntivo. Userò il latte e le uova nel frigorifero per fare una torta, prima che... Userò il latte e le uova nel frigorifero per fare una torta, prima che scadano. Qui dobbiamo usare il congiuntivo perché quando c'è un verbo introdotto da prima che, questo verbo deve essere coniugato al congiuntivo. Qui sul mio canale ho già pubblicato una lezione in cui approfondisco gli usi degli avverbi prima e dopo. Ti consiglio di guardarla. Prossima frase. Il cane piange. Forse uscire a fare una passeggiata. Il cane piange.
forse vuole uscire a fare una passeggiata. Lo so cosa stai pensando. La parola forse introduce qualcosa di possibile che non è sicuro, non è una certezza. Quindi, logicamente, dovrei usare il congiuntivo. No, in italiano non usiamo il congiuntivo con la parola forse, come si fa in spagnolo o in portoghese, per esempio. Per capire il congiuntivo può essere utile pensarlo come il modo verbale dell'incertezza, di quello che non è sicuro, mentre l'indicativo descrive fatti reali. Però questa idea non è sempre valida, ci sono un po' di eccezioni, come alcune parole che abbiamo visto in questa lezione. Forse, secondo me, probabilmente. Ti consiglio quindi di memorizzare queste eccezioni. Prossima frase. Roberta è un'ottima cuoca. Qualunque piatto è sempre buonissimo. Roberta è un'ottima cuoca. Qualunque piatto prepari è sempre buonissimo. Qui dobbiamo usare il congiuntivo presente perché gli indefiniti qualunque, qualsiasi, chiunque sono generalmente seguiti da questo modo verbale. Presterò la macchina a mio figlio, a condizione che lui, a casa entro mezzanotte. Presterò la macchina a mio figlio, a condizione che lui ritorni a casa entro mezzanotte. La congiunzione a condizione che è sempre seguita da un verbo al congiuntivo. Ho parlato di questa e di altre congiunzioni fondamentali della lingua italiana in questo video che ti consiglio di recuperare. È necessario che tu, un autobus, per raggiungere la stazione. È necessario che tu prenda un autobus per raggiungere la stazione. Anche in questo caso dobbiamo usare il congiuntivo, perché abbiamo una frase impersonale. Quando abbiamo la struttura verbo essere più aggettivo più che, il verbo che segue è sempre al congiuntivo. Se vuoi sapere esattamente quando si usa il congiuntivo e quando non si usa, ti consiglio di scaricare il PDF gratuito cliccando il link nella descrizione del video. Domani Federica viene a cena da me e non so cosa cucinarle. Non sono sicuro che la carne, magari delle lasagne vegetariane. Non sono sicuro che le piaccia la carne, magari cucino delle lasagne vegetariane. Nel primo caso ho usato il congiuntivo presente perché esprimo un'incertezza, un dubbio. Non sono sicuro che le piaccia la carne. Il secondo verbo è coniugato all'indicativo presente perché con la parola magari non usiamo il congiuntivo, esattamente come la parola forse che abbiamo visto prima. Ok, c'è un caso specifico in cui usiamo il congiuntivo con la parola magari, ma non quando lo usiamo come sinonimo di forse. Magari avessi un sacco di soldi, magari Francesca mi telefonasse, magari riuscissi a imparare bene il congiuntivo. In questi esempi ho usato la parola magari per esprimere una speranza, un forte desiderio. Quando la parola magari è usata con questo significato, è sempre seguita da un verbo al congiuntivo imperfetto. Torniamo al nostro quiz. Bisogna che gli atleti, il giorno prima di una gara,
Bisogna che gli atleti si riposino il giorno prima di una gara. Anche in questo caso usiamo il congiuntivo presente perché siamo davanti a una frase impersonale. Bisogna che significa è necessario che, quindi dobbiamo usare il congiuntivo. Quando in casa di Edoardo devi toglierti le scarpe. Quando entri in casa di Edoardo devi toglierti le scarpe. Con la parola quando usiamo un tempo dell'indicativo. Quando l'insegnante spiega il congiuntivo, ha paura che gli studenti non Quando l'insegnante spiega il congiuntivo, ha paura che gli studenti non capiscano. Quando esprimiamo una paura, un timore, una preoccupazione con frasi come ho paura che, temo che, usiamo sempre il congiuntivo. Ultima domanda del quiz. Preferisco che mio figlio non il cellulare. È ancora troppo piccolo. Preferisco che mio figlio non usi il cellulare. Quando esprimiamo un desiderio, una volontà, una preferenza con frasi come voglio che, preferisco che, desidero che, usiamo sempre il congiuntivo. E siamo arrivati alla fine del quiz. Com'è andata? Se hai scelto il tempo giusto ma non ti sei ricordato le coniugazioni dei verbi, forse questa lezione potrebbe essere l'opportunità per ricordarti di ripassare le coniugazioni dell'indicativo presente e del congiuntivo presente. Questi sono tempi verbali fondamentali per esprimersi correttamente in italiano e se vuoi avere delle conversazioni più sciolte, scorrevoli e fluenti, è necessario ridurre al minimo i dubbi sulle coniugazioni dei verbi, almeno nei tempi più comuni. Spero che questa lezione sia stata interessante e utile. Se ti è piaciuta, puoi lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro. Grazie mille per essere rimasto fino alla fine. Non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. A presto!